portiere del Sacro Caffè Turco, aiutami tu. Buongiorno ragazzuoli, dopo l'esorcismo con il caffè turco abbiamo finalmente raggiunto il lato asiatico della città. Per raggiungere il lato asiatico abbiamo scelto di prendere una via sotterranea. Alloggiando nella zona Sultanahmet abbiamo raggiunto a piedi la stazione metropolitana della linea B1 di Shirkeci e siamo scesi alla prima fermata dall'altra parte del canale, alla fermata Uskudar. Dopodiché abbiamo proseguito verso nord e siamo andati a cercare la fermata degli autobus B. Abbiamo preso il B15, ma penso che vada bene più o meno ogni autobus che vada verso nord, e siamo scesi in vicinanza alla nostra prima meta della giornata, che è il palazzo Beylerbeyi. Per scendere dall'autobus dovete chiedere direttamente all'autista di fermarsi, perché noi siamo dovuti scendere alla fermata dopo perché ha aperto la porta ma non si è fermato alla fermata, quindi dovete proprio chiederglielo. E adesso? Adesso andiamo a cercare l'entrata del palazzo Beylerbeyi. Andiamo! Let's go! E con la compagnia del piccolo amico turco a quattro zampe raggiungiamo l'entrata del palazzo. I giardini del palazzo sono accessibili liberamente e molto frequentati da coppie di turchi che si fermano qui per una colazione o un pranzo. Per raggiungere l'ingresso del palazzo si percorre una passerella dalla quale si ammira una bellissima vista sul Bosforo. È in corso un garino clandestino sul Bosforo. Sta vincendo quello più lungo. Quell'altro cerca di tallonarlo. Non c'è riuscito. Palazzo Beylerbeyi era una residenza estiva dei sultani ottomani costruita nel XIX secolo che si trova sul lato asiatico della città. Una curiosità che non sapevo è che fino al 1800 i sultani usavano mangiare da soli e quindi non partecipare ai banchetti che loro stessi organizzavano. Dopodiché è stata abolita questa usanza e il sultano saltuariamente partecipava ai banchetti con gli alti ufficiali dello Stato. La visita è molto consigliata perché all'interno è molto bello. Ci sono lampadari di cristallo francese, pavimenti di paglia proveniente da Alessandria d'Egitto, vasi cinesi, è tutto molto bello. C'è anche una sala tutta blu in marmo che è veramente spettacolare, ma voi non potrete né fare foto né fare video. Nella maggior parte dei luoghi che ho visitato in Turchia vigeva la regola del no foto, no video. Personalmente non ho trovato nessuna giustificazione plausibile che giustificasse questo divieto e ovviamente mi riferisco a dispositivi non professionali e senza l'uso di flash. Quindi se qualcuno è a conoscenza di una giustificazione valida per questo divieto è pregato di scriverlo nei commenti. Palazzo Beylerbeyi è aperto tutti i giorni tranne lunedì. Il biglietto d'ingresso costa 200 lire turche ed è compresa un'audioguida. Questo palazzo non è compreso nel Museum Pass, quindi abbiamo dovuto pagare. Un condominio per animali randagi. A pranzo ci fermiamo a mangiare in un posticino particolare e consigliatissimo. Qui ordiniamo un lahmacun, ovvero una pizza turca, e un piatto di mantes, ovvero ravioli ripieni di carne conditi con un sugo di carne e yogurt turco, da cospargere con foglioline di menta essiccata. Tutto davvero ottimo. E poi l'immancabile tè turco a fine pasto. A pochi passi dal palazzo Beylerbeyi abbiamo trovato questo posticino che sembra quasi di entrare a casa di questa signora e ci ha preparato un pasto come se fossimo parte della sua famiglia, quindi lo consigliamo tantissimo. Il posto si chiama Beylerbeyi Kayseri Mutfak. Esatto. Consigliatissimo.
Abbiamo speso soltanto 450 lire turche, quindi considerando abbiamo mangiato veramente molto bene, sembrava di mangiare a casa di qualcuno, quindi consigliatissimo Ha davvero. fatto benissimo a venire qua. Sì, sei stato bravo, l'ha scelto lui. Bravo. Per trovare questo posto dovete cercare la gelateria Profiterol, proseguire poco oltre e risalire queste scale. Una volta saliti dovete andare avanti per raggiungere la piccola terrazzina con i tavolini. Il quartiere di Üsküdar, o Scutari in italiano, è il quartiere del lato asiatico più antico di Istanbul. Questo quartiere conta circa 180 moschee. La ragione per la quale ci sono così tante moschee è che un tempo si pensava che, essendo il quartiere più vicino alla Mecca, costituisse una sorta di porta di accesso al paradiso. Nel quartiere di Scutari si trova la moschea più grande di tutta la Turchia, ovvero la moschea di Çamlıca, e per raggiungere questa moschea basta prendere l'autobus 15C dalla fermata di Beylerbeyi e risalire fino al capolinea. È fortemente consigliato la risalita in autobus perché la pendenza è veramente importante e soprattutto si trova in cima ad una collina. E come sempre rimango incantata dalla bellezza dell'architettura araba. La moschea di Çamlıca è stata inaugurata a marzo 2019 e con la sua capienza massima di ben 63.000 fedeli è la moschea più grande di tutta la Turchia. La cupola principale ha un'altezza di ben 72 metri, mentre i 6 minareti arrivano fino a 104 metri. Forza, tirati su. La vecchiaia, aspetta, mannaggia me l'idea di mettere per terra. La moschea di Çamlıca è davvero enorme. I colori chiari delle pareti, le centinaia di finestre e la quasi totale assenza di ostacoli alla vista della cupola probabilmente contribuiscono a questa sensazione, ma sono rimasta davvero impressionata dalle dimensioni di questa moschea. La moschea si trova all'interno di un contesto molto recente, quindi per l'ingresso potete prendere sia una scala mobile che un ascensore che le scale normali. L'ingresso si trova al piano -2, mentre la moschea si trova al piano 0, quindi dovete risalire fino al piano 0. A mio avviso è una tappa molto consigliata perché, oltre all'importanza, essendo comunque una moschea molto grande, è anche molto frequentata dai turchi. Infatti abbiamo incontrato pochi turisti, eravamo due dei pochi turisti che c'erano, e quindi si può vivere una vera esperienza di moschea, o comunque una cosa che si avvicina più a una vera esperienza di moschea. E ci sono delle scale che permettono di salire fino al secondo piano. Sì, e poi si vede tutta la moschea dall'alto, è molto bello. Vi svelo un piccolo retroscena. Dalla mattina mi sentivo molto stanca. Pensavo che fosse per la giornata pesante della quale ero reduce e che un caffè turco bastasse per riprendermi. Invece, mentre stavo visitando la moschea, ho iniziato a non stare per niente bene. Ho provato a rifugiarmi al secondo piano per riposare, ma non è servito sostanzialmente a nulla. Quindi, in pratica, questo è quello che avete visto. Mentre così è come mi sentivo. Dopo la moschea avevo in programma la visita anche di un altro luogo sul lato asiatico e anche una bella camminata su tutta la zona sud del lato asiatico, ma purtroppo sono stata costretta a rientrare in hotel e da lì non mi sono più mossa fino al giorno dopo. Concludo quindi questo episodio del mio viaggio in Turchia con un breve video su quello che avrei potuto vedere e mangiare quella sera mentre in realtà ero collassata a letto. Üstünü de kapatmışlardı. Don't go there. Come here. Come here.
Grazie per aver guardato il video fino alla fine e ci vediamo al prossimo episodio.